Il Sentiero degli Dei è una delle escursioni più affascinanti di tutta Italia. Noi abbiamo deciso di percorrerlo e di raccontarvi la nostra avventura. I prossimi 2 giorni saranno di cammino ed esplorazioni tra cielo e mare, scorci incredibili, buon cibo, tanta voglia di scoprire e qualche consiglio utile per vivere al meglio questo angolo di paradiso. Venite insieme a noi in Costiera Amalfitana. Dopo un lungo viaggio in macchina, eccoci arrivati. Prima tappa di questo viaggio siamo arrivati a Vietri sul Mare, il primo paesino che vedremo qui in Costiera Amalfitana. Come potrete notare dalle mie spalle non siamo stati fortunatissimi con il tempo, speravamo nel sole e nelle giornate iperprimaverili quasi estive, invece siamo ancora con il giubbotto. Domani in teoria dovrebbe migliorare, incrociate le dita per noi, anche perché l'idea è quella di fare il Sentiero degli Dei. Ma iniziamo da Vietri, il paese delle ceramiche. Appena arrivati troviamo di fronte a noi una schiera di botteghe artigiane con l'ingresso decorato da maioliche. Non ci sono dubbi su dove ci troviamo. Ci sono muri colorati, le insegne dipinte a mano e persino le panchine sembrano opere d'arte. È come osservare un quadro mediterraneo dove ogni oggetto smaltato ha una sua personalità. L'arte della ceramica qui risale al 400 e si tramanda da secoli. Alcune testimonianze parlano addirittura di epoca etrusca e romana. Siamo vicinissimi a Salerno. Vietri, infatti, è un po' la porta d'accesso alla costiera amalfitana e un po' come tutti i suoi borghi si trova sulla costa in una posizione privilegiata. Un bel vedere sul mare circondato dalle colline. Abbiamo messo piede in campagna da praticamente 10 minuti e secondo voi qual è la prima cosa a cui ha pensato Paolo? È ora di pranzo e non vedeva l'ora di mangiare una pizza. Io mi sono limitata a una bruschetta e a delle frittatine di maccheroni. Avevo voglia di mangiarne dal nostro ultimo viaggio a Napoli. Comunque vi confermo che è stata una delle pizze più buone della mia vita. Hai 3 pomodori campani, pazzesca veramente. Quando usciamo dal ristorante è spuntato il sole, i colori ora sono totalmente differenti. Facciamo una passeggiata e ci spostiamo verso un nuovo borgo. Dato che siamo fuori stagione nel mezzo di una settimana di fine marzo, siamo fortunati con i parcheggi. Se fosse stata estate avremmo senza dubbio noleggiato un motorino per girare la costa senza problemi, o comunque preso mezzi pubblici, perché i posti per l'auto sono pochissimi e costosi, tenetene conto per organizzare un viaggio qui. Però che bellezza guidare su queste strade a picco sul mare. Siamo arrivati a Ravello e si è alzato un vento fortissimo e freddo. Questo di certo non mi impedirà di mangiare la mia delizia al limone seduta in piazza Duomo. È semplicemente fantastica. Vi consiglio di non lasciare la costiera senza averne provata una. Anche Paolo, che di solito non mangia niente al limone, l'ha adorata. Dopo questa pausa dolce andiamo verso Villa Rufolo. Il suo ingresso si trova proprio al lato del Duomo, oltrepassato l'arco posto sotto la torre. A Ravello ci sono 2 ville storiche che potete visitare, Villa Rufolo e Villa Cimbrone. Noi in questo momento siamo in Villa Rufolo, è a 2 passi dalla piazza Duomo, quindi comodissima da visitare, e il biglietto costa 8 euro. I suoi giardini panoramici sono uno spettacolo, costruiti su più livelli con fiori e piante a decorarli, e poi l'affaccio sul Mediterraneo sulla costa è stupendo. Iconica e riconoscibile la vista sul doppio campanile della chiesa dell'Annunziata, con accanto un bellissimo pino marittimo. La villa è una combinazione di storia e bellezze naturali. Anche le sale interne che è possibile visitare sono uno splendore, decorate con tutti i toni del blu e dell'azzurro. Le finestre che si aprono sui cortili sono una cornice perfetta. Prima di uscire attraversiamo il chiostro moresco, in stile arabo-siciliano, per poi salire sulla torre maggiore. Le scale non sono molte e dall'alto si ha una prospettiva suggestiva. Salutiamo la bellissima Ravello per andare verso l'ultima fermata di oggi. Andiamo in direzione a Gerola per fare il check-in.
Siamo arrivati nel nostro B&B, siamo ad Agerola e abbiamo deciso di dormire qui dato che parte il Sentiero degli Dei dal centro del paese. Avremo penso 5 minuti di cammino dal B&B all'inizio del percorso, quindi perfetto. Dopo una cena a base di pesce e un tramonto infuocato, ci riposiamo per essere belli carichi domani. Questa mattina ci svegliamo sempre in compagnia del vento. Scopriamo dal sito ufficiale che tutti i traghetti da Positano ad Amalfi sono stati cancellati per il maltempo. Facciamo colazione con calma con della pastiera fatta in casa e aspettiamo che il tempo migliori leggermente. I proprietari del B&B ci hanno detto che questo vento che viene dal mare di solito alle 9 del mattino o peggiora o si spegne. Fortunatamente per noi è quasi sparito intorno a quell'ora, così possiamo metterci in marcia. Prima fermata assolutamente d'obbligo, il market per prendere acqua e pranzo al sacco. Noi siamo andati dalla Primavera, dove ci hanno preparato dei super panini con il fior di latte campano. Arrivati in piazza centrale a Bomerano, incontriamo cartelli e frecce con le indicazioni. È tutto ben organizzato e chiaro. Siamo arrivati all'inizio del Sentiero degli Dei, abbiamo fatto un quarto d'ora, 20 minuti dal nostro B&B per arrivare al punto di partenza. Adesso dovrebbe essere tutto abbastanza in piano, ci sarà solo una super discesa finale. Peccato per il tempo, ieri alla fine era bellissimo, oggi è un po' coperto, speriamo si apra più tardi. Ci lasciamo alle spalle l'asfalto e partiamo per questo trekking, che si preannuncia come uno dei più scenografici mai fatti. Nel primo tratto di sentiero incontriamo campi coltivati, terrazzamenti e qualcuno a cavallo. Passiamo accanto a piccole case in pietra che penso siano capanni di agricoltori e allevatori, anche perché sentiamo le campanelle delle capre in lontananza. Siamo appena arrivati a Colle la Serra, a circa 600 metri d'altezza, e ci siamo trovati davanti a un bivio. Andando a destra si imbocca il sentiero alto, mentre a sinistra quello basso, più panoramico, che è quello che abbiamo deciso di fare noi. Anche se non è limpidissimo, vediamo chiaramente i faraglioni di capri, quanta bellezza! Prendiamo una scala che sembra finire direttamente in acqua e da qui iniziamo una lunga parte di percorso che corre in costa alla montagna, a strapiombo sull'azzurro del Mediterraneo. C'è qualche salita, ma veramente molto dolce e non impegnativa. È una camminata da fare in totale relax, fermandosi quasi ad ogni passo per ammirare gli scorci che incontrerete. Abbiamo girato l'angolo e ci siamo trovati davanti a una vista fantastica su Positano. Ogni angolo praticamente di questo sentiero è uno spettacolo. In questo punto preciso riusciamo a vedere a sinistra Praiano e a destra la nostra destinazione finale. La conformazione naturale della costiera è veramente straordinaria. Dato che siamo partiti un po' tardi per via del maltempo, è praticamente ora di pranzo. Facciamo un passaggio all'ombra di un bosco e troviamo poi l'appoggio perfetto per fermarci a mangiare il nostro panino. Lo scenario che abbiamo davanti agli occhi non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Ripartiamo dopo la pausa e in pochissimo tempo vediamo le prime case di Nocelle, frazione tanto carina di Positano e piena di fiori. Diverse persone scelgono di arrivare solo fino a qui e tornare a piedi al punto di partenza. Noi invece abbiamo deciso di fare anche l'ultimo pezzo di strada.
da cui partono le scale che scendono fino in spiaggia Positano nel centro storico. Abbiamo letto online che dovrebbero essere tra i 1300 e i 1700 gradini. Ora c'è solo qualche rampa di scala da scendere. A parte gli scherzi, non sottovalutate questa discesa, è sicuramente la parte più impegnativa di tutto il sentiero. I gradini sembrano non finire mai, mi immagino farli in salita, deve essere durissima. Alla fine eccoci in strada, c'è circa 1 chilometro di asfaltata per arrivare in centro paese. Avremmo voluto fermarci di più a Positano ed esplorarla per bene, ma essendo partiti tardi e non essendoci traghetti in funzione per via del vento, ci siamo trovati a dover affrontare una coda di ben 2 ore e mezza alla fermata degli autobus per poter tornare ad Agerola. Vi prego signori che gestite i mezzi di trasporto pubblici in costiera, mettete qualche bus in più anche fuori stagione, e meno male che eravamo qui un mercoledì qualsiasi. A parte questo piccolo contrattempo, siamo felicissimi di esserci goduti il Sentiero degli Dei quasi tutto per noi, con pochissimi altri turisti, perché sappiamo quanto può diventare affollato nella bella stagione o nei weekend. Vi consigliamo indubbiamente di visitare questi luoghi in un periodo simile, o addirittura in inverno. Diverse persone ci hanno scritto che febbraio negli ultimi anni è super soleggiato e si sta divinamente, quindi fateci un pensierino per l'anno prossimo. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e che possa esservi utile per le vostre avventure future. Il nostro viaggio non finisce qui, infatti ci sposteremo nel Lazio e non vediamo l'ora di raccontarvi tutti i posti speciali che abbiamo visitato. Siamo sicuri che vi sorprenderanno. Grazie come sempre di essere dei nostri. Qui a destra trovate un altro itinerario fatto l'anno scorso che abbiamo amato tantissimo. Ci vediamo tra 2 settimane. A presto, un abbraccio. Ciao! Ciao!